Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Quest'anno l'aspettavamo al Salone di Ginevra che però purtroppo per la situazione attuale è stato annullato. Sto parlando del nuovo B-SUV di Toyota che doveva essere presentato alla Kermesse Elvetica. L'abbiamo atteso durante le nostre giornate allo studio con il Salone di Ginevra virtuale, potete trovare l'intera playlist qui in alto nelle schede, però è arrivato con oltre un mese di ritardo. Sto parlando della nuova Toyota Yaris Cross, un'auto attesissima. Prima di andare a vedere qual è questa grossa novità di Toyota e come è fatta, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche cliccando sul campanello, di seguirci su Facebook e Instagram e di non perdervi anche l'articolo completo su www.wedrive.tv. Anche questa chiaramente è stata una presentazione digitale perché durante il lockdown a livello mondiale non ci si può muovere di casa e Toyota ha iniziato la sua, se vogliamo, presentazione virtuale partendo dal passato, perché con la nascita della RAV4 25 anni fa ha dato vita a questo segmento di grandissimo successo e adesso fa proprio ingresso nel mercato dei B-SUV, un mercato ricchissimo di auto, tra le quali le più grosse novità sono la Ford Puma e la Renault Captur, che appunto il mercato dei B-SUV e lo fa con la nuova Yaris Cross. Attenzione però perché molte persone pensavano, avendo visto i muletti in passato fare fuoristrada e test, che questa fosse semplicemente una nuova Yaris, semplicemente rialzata, ma è un'auto con parecchia personalità soprattutto estetica, perché sì, l'auto è effettivamente molto compatta, proprio la compattezza e l'agilità tipiche del DNA della Yaris, ma con un'altezza da terra maggiorata di 3 cm, dimensioni che adesso vi dirò più grandi, maggiori, ecco. Ha anche l'eredità e, se vogliamo, il design robusto della RAV4 con tutte le sue caratteristiche estetiche. Partendo un secondo dai numeri delle sue dimensioni, abbiamo una maggiore lunghezza di 24 cm rispetto alla piccola Yaris, che arriva quindi a 4,18 metri di lunghezza totale, un più 2 cm in larghezza per arrivare a 1,77 m totali per la Yaris Cross e 1,56 m di altezza, maggiore di 9 cm rispetto alla piccola Yaris, con un passo di 2,56 m che dà molta più comodità all'interno. Analizzando un po' l'estetica di quest'auto si nota tutta quanta la robustezza del suo design, soprattutto nella vista laterale dove l'auto è molto imponente, sebbene dal vivo, quando la vedremo dal vivo, sarà sicuramente più compatta. La cosa che si nota di più nella presentazione virtuale di Toyota, con questi giochi di luce e ombre, sono soprattutto i muscoli di questa vettura, perché sì, è molto compatta, ma non ha assolutamente l'aspetto di un'auto cittadina. I passaruota sono molto squadrati, con i bordi piuttosto smussati. Il tetto, in presentazione nero a contrasto con il giallo quasi oro della carrozzeria, sembra sospeso, e nella parte posteriore la fanaleria LED, che richiama un po' il corso stilistico della nuova Yaris, ha una fascia che la ingloba in nero lucido, in gloss black. Toyota nella sua presentazione ha parlato anche della praticità del portabagagli, sembra essere quasi un leitmotiv nelle vetture di ultima generazione della categoria B-SUV, perché anche Ford con la presentazione della Puma ha dato molto peso alla praticità del portabagagli. Qui nella Yaris Cross non troviamo un pozzetto per riporre magari i nostri stivali sporchi, ma c'è molta praticità data dai sedili posteriori ribaltabili e anche da dei pratici strap che servono per bloccare oggetti di tutti i tipi. Ad esempio nella presentazione sono stati mostrati dei vasi o addirittura una bicicletta che entra quindi nel portabagagli. Il baule sembra avere, da quanto vediamo nel video, una soglia di carico piuttosto alta con una profondità abbastanza marcata, magari non è esattamente comodo per caricarlo, ma dona molto più spazio. Andando intorno a tutta la vettura si notano diverse modanature abbastanza profonde, queste linee molto muscolose appunto e pronunciate, prominenti e accentuate da questi giochi di luci ed ombre della presentazione. E nell'anteriore, oltre ai gruppi ottici e alle nervature aerodinamiche del cofano, si nota un badge, il badge di Toyota, che è illuminato in blu. Questo è un evidente richiamo alla natura ibrida della nuova Yaris Cross, e appunto la Yaris Cross è offerta con una motorizzazione ibrida. Il propulsore termico benzina è un 1.500 3 cilindri da 91 cavalli, abbinato grazie
ad un pacco batteria di ioni di litio, ad un motore elettrico da 59 kW. Il totale è di 116 cavalli circa. Toyota promette tra l'altro delle basse emissioni per rientrare negli standard europei, perché questa è un'auto che punta molto al mercato europeo. Parliamo di emissioni sotto i 90 grammi di CO2 per chilometro nella versione a trazione anteriore. E perché specifico trazione anteriore? Perché non è un semplice BSUV cittadino, ma avrà una trazione integrale, all-wheel drive I, dove la I sta per intelligent, e ora vi spiegherò anche il perché, con appunto emissioni promesse sotto i 100 grammi di CO2 per chilometro per questa versione. Questa all-wheel drive a sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante è presente un secondo motore elettrico sull'asse appunto posteriore, che la rende a 4 ruote motrici per permettere la percorrenza sui tratti più sconnessi e in leggero fuoristrada. Vi ho detto che questa è un'auto che punta molto all'Europa, perché il segmento è veramente di ampio successo qui in Europa, e oltre alla piccola Yaris e alla Yaris GR, che sarebbe la trazione integrale molto sportiva, quasi pistaiola, Toyota prevede un terzo delle sue vendite europee solo con questa gamma Yaris. Oltre al mercato a cui punta c'è anche il mercato in cui viene costruita, perché appunto è costruita sempre in Francia, esattamente come la piccola Yaris, con la quale tra l'altro condivide la piattaforma TNGA, la TNGA-B in questo caso, acronimo di Toyota New Global Architecture. Passando un po' a vedere gli interni, nelle brevi immagini di presentazione si vede come essi siano molto simili a quelli della Yaris normale, con delle linee molto pulite, abbastanza minimaliste, e presentano ovviamente la tecnologia tipica di Toyota, tecnologia che va sì a migliorare il comfort con sistemi di connettività, Android Auto, Apple CarPlay e quant'altro, che vanno ad intrattenere i passeggeri con lo schermo che campeggia quasi sospeso al centro della plancia, in una plancia asimmetrica come nella Yaris, ma tecnologia che va anche a beneficio della sicurezza di marcia e dei passeggeri, con vari sistemi di sicurezza che permettono alla nuova Yaris Cross di raggiungere un livello di guida autonoma 2 con sistemi ADAS, quali ad esempio il cruise control adattivo con funzione di stop and go, che quindi ferma la vettura e la fa ripartire quando si è incolonnati nel traffico, il sistema di mantenimento del centro della corsia, e anche, da non sottovalutare, importantissimo, il sistema di frenata automatica d'emergenza. I prezzi di partenza per l'anno prossimo, il periodo in cui verrà effettivamente lanciata sul mercato la nuova Yaris Cross, sono di 25.000 euro circa per l'Europa. In attesa di poterla vedere dal vivo vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche cliccando sul campanello per appunto restare aggiornati su quando caricheremo il video nella presentazione dal vivo e toccarla con mano per voi. Inoltre seguiteci su Facebook e Instagram e non perdetevi l'articolo completo sulla nuova Yaris Cross sul nostro sito www.wedrive.tv.